Quarto episodio della vloggata filippina. Ciao, sono Revelio Zaifa e in questa serie racconto il mio viaggio nelle Filippine. Le maglie per i fanatici di Gesù, il biliardo a dischi, musicisti in aeroporto, la Manila zozza e la Manila affascinante saranno alcuni degli ingredienti dell'episodio di oggi. Se non li hai ancora visti ti consiglio di recuperare i primi 3 episodi della vloggata. Solite regole, in alto a sinistra scrivo la città in cui mi trovo, in alto a destra il contatore delle spese del viaggio, che serve a farti un'idea di quanto puoi spendere per un viaggio in questo paese. È partito da 0 nel primo episodio, lo aggiorno ad ogni spesa, per il momento è arrivato a 727,10. Gustati il video e se hai voglia di altri contenuti così iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Ripartiamo dal giro in motorino dell'isola di Bohol. Inizia una nuova giornata a Panglao. Ho noleggiato un motorino, farò un giro sia dell'isola di Panglao e vedrò un altro pezzo di Bohol che non ho visto ieri. Questo è il bel motorino che ho noleggiato. Facciamo il pieno al motorino. Hey bro! Yeah! E da quella cassa arriva musica tamarra filippina. Giornata merdacchiosa anche oggi, questo è il fiume Lobok. Cocco di solito è una parola abbastanza internazionale, qua lo chiamano bucò. Sto paesaggio con tutte queste palme e risaie è davvero un qualcosa di spettacolare, guidare per queste strade di Bohol. Questo è il Public Market di Carmen. Carmen è il nome di questa cittadina in cui sono adesso. E questa è la prima volta che la vedo, si chiama Star Apple. Dentro ha questo aspetto, Star Apple all'interno, è tipo viola, melanzana e poi c'è questa polpa che si mangia. I like it, really really sweet. Attenzione, Hamilton parte e Leclerc risponde. C'è una nuova parola nel mio vocabolario, Cristo delizioso. C'è questo bel punto panoramico, la signora e loro che stanno cucinando. C'è un po' di roba da mangiare, questo è l'intestino, queste invece sono zampe di gallina. Giornata tosta questa in motorino. Dopo le zampe di gallina sono tornato in camera. Te la mostro con descrizione dettagliata. Momento di abbandonare questa camera bellina da Luna Beach. Di qua c'è il letto e di qui c'è il bagno. Il modello di cagoccia che ho scelto è il modello a binario. Binario sinistro c'è il gabinetto, sul binario destro la doccia. E ognuno fuori dall'appartamento ha la sua verandina privata, quindi direi proprio per nulla male, perché qua poi c'è questo giardino. Adesso sono all'aeroporto di Panglao e si va verso la prossima destinazione, che è la capitale, Manila. E per questo volo ho sbloccato una nuova compagnia che è la Philippine Airlines. Ah, questa non è un low cost, c'è anche la prima classe. Tanta roba. Anche i posti da poveri sono abbastanza larghi. Sono arrivato in aeroporto, anche oggi il tempo fa cagare. Queste che si chiamano Commute Jeep e mi porterà alla stazione dei treni per andare in centro. Adesso c'è un pezzettino a piedi da fare per arrivare alla stazione. Mi fa impressione trovare chiese dedicate a santi o sante italiane. Questa è dedicata a Santa Rita da Cascia. Non ho fatto ancora colazione, quindi ci sta un bel mango qua nello smog. Che bordello che c'è questa zona. Mettici pure l'aeroporto vicino, ci sono rumori di tutti i tipi. Non mi aspettavo anche Gigi Dag che esce da qui. Trovato l'ingresso della stazione. Biglietto fatto. Ho deciso di dormire qui in questo Red Horse Hotel, che si trova nella Chinatown di Manila, che si chiama Binondo. Ma la stanza non è ancora pronta, quindi girettino per la Chinatown. Che meraviglioso putridume che c'è qui in questo fiumiciattolo che passa all'interno della Chinatown. Non mi ero accorto subito, mi sembrava vera, invece no, è finta. Anche qui c'è parecchia sobrietà. Comunque, anche se la Chinatown rimane la passione per Gesù Cristo. Sono arrivato a questo banchetto che vende queste cose qua, un rotolo di prosciutto e dentro ci sono dei figli. Molto buono, molto salato, finalmente non sa di dolce e quella polvere che ha messo sopra era cumino. Mi dispiace avere tanto vedere tutta sta spazzatura dentro il fiume.
Qualcosa mi dice che portano questa carrozza in processione, ha delle ruote sotto. Figo che dietro l'altare c'è praticamente un'altra chiesa, si vede le tre cupole. Adesso tramite questo ponte sto cercando di raggiungere Intramuros, il centro storico. Tutto il centro storico Intramuros è stato completamente distrutto durante la seconda guerra mondiale, ma poi fedelmente ricostruito nel 1951. Adesso provo un altro piatto che ancora non ho provato, la chiamano tempura. Sarebbero questi spiedini qui, che sta friggendo. Queste altre balette invece non le ho prese io, ma sono tipo palline di calamari. Totalmente inutili. Sì, sono tipo delle frittelle con questa salsa che ho fatto il mix sia di quella dolce che quella piccante, spugnose, niente di che. Basilica minore dell'Immacolata Concezione. Per vari motivi nel corso della storia questa basilica è stata distrutta e ricostruita 7 volte. Una versione asiatica del carretto siciliano. Addirittura controllo borse prima di entrare nella cattedrale. Ottima idea gli schermi con i testi delle canzoni. Non visitabile al momento a causa messa, ma mi sembrava molto più interessante la chiesa che ho visto prima. Ma c'è un po' di nostalgia qua, o sbaglio? Mi sembra proprio un fascio questo. Scopro adesso che Manila si può dire anche alla palermitana. A Manila! Questa è la chiesa di San Agustín, l'unica che si è salvata alla distruzione della città durante la seconda guerra mondiale. Queste qui sono le mura spagnole. Il centro storico si chiama Intramuros appunto perché è racchiuso all'interno di queste mura. Proprio qui sotto le mura c'è anche un campo da golf. Eccoli lì, i filippini che giocano a golf. Manila città ha circa 1,5 milioni di abitanti. Per essere una città asiatica non ha tantissimi abitanti, ma se si considera tutta l'area urbana tocca i 10 milioni di abitanti. Non mi ha fatto impazzire questa parte di Intramuros, mi ricorda Cartagena in Colombia, ma la versione è un po' più brutta. La cosa bella di Cartagena è che è sul mare, è tenuta un po' meglio. Anche da questo tratto di mura si vede il campo da golf e non solo, si vedono anche dei grattacieli. Ma questo è geniale, qui tra le mura sono riusciti a ricavare un campo da pallavolo. Manco morti li vedi giocare a calcio, si rifiutano proprio. Con questi spazi in una qualsiasi città europea, sudamericana o africana ci sarebbero stati bambini a giocare a calcio. Bel tocco che la polizia di Intramuros ha questa divisa, carina come idea. Ah, questa via dove c'è un discreto casino invece è Carriedo Street. E non capisco perché tutti sono qua intorno a fare video, questa che sta facendo tipo degli hot dog, che sta mettendo della salsa. Adesso mi provo questo Xiao Pao viola. Questo sì che è buono in culo. Metto anche un po' di salsa. Yeah! La salsa è una merda, rovina tutto. Troppo dolce, mi ricorda troppo la milza palermitana che si mette dentro il panino. Invece sono polmoni di maiale. Non so se rende bene l'idea il casino che c'è in questa zona qui. Ma che svolta la maglia con Gesù Nazareno. Possono scegliere diversi colori con croce o con colore. Sono anche le versioni colorate qua. È super fresh. Soprattutto questa qui con il Nazareno tutto verticale. Carissimo. Quaresma ay panahon ng penitensa. Quaresma at e anche questa piazza che è Piazza Miranda, c'è il fronte della chiesa, c'è lo schermo con il prete che recita la messa e l'hashtag Nazareno 2025. Mi prendo adesso un succo di dragon fruit. E dalla via di fronte alla chiesa qui parte un mercato, c'è un po' di tutto, cibo, frutta, verdura.
pesce, frutti di mare. E anche qua abbastanza casino. Comunque sono strafelice di essere venuto qua a Manila, cioè non sto vedendo cose belle sicuramente, ma sto vedendo una parte di Filippine diversa dalle varie isole fighe, Palawan, Bohol. Quindi secondo me è anche giusto vedere e sapere che esiste questo tipo di realtà come il centro qua di Manila. Ritornato dove c'è l'hotel, tour della camera. Prima volta che dormo in una Chinatown. Qui c'è la reception. L'ascensore c'è anche l'angolo parrucchiere. Allora. Ma no, dai, alla grande. Letto pulito, la stanza è pulita. C'è questa tenda arancione. Ci sono anche delle infradito. Il sapone. Accesso è qui. No, non c'è neanche la cagoccia. Ma è grande questa doccia. Bella. Con le ultime energie che mi rimangono nella giornata di oggi, girettino serale per il centro di Manila. Ma che bella illuminata questa zona di sera, anche qua su questo palazzo che era orribile di giorno, con le luci così sembra anche quasi bello. E non è l'unico, perché ci sono anche questi due palazzi che sono illuminati con queste lanterne, bellissimi. Non ho mai visto sta roba qui, è un biliardo ma invece delle palle sferiche ci sono dei dischi. Ho chiesto ai ragazzi, mi hanno detto che si chiama pool questo gioco. Per tirare fuori i dischi c'è questo comodo cassettino. Credo che abbia messo un po' di borotalco adesso, ecco perché scivola così bene. Se sono presi bene mi fanno provare una partita. Quando inizia la partita mettono i dischi qua al centro. Piccia, questi dischi li chiamano piccia. L'inizio è così, non è a triangolo come nel biliardo, ma li mettono in fila. Voglia di mangiare il cinese e mi ispira questo Mr. Pao. Come facevo a non entrare con un logo del genere? Sono preso questi noodles con dentro del manzo per tenere da bere. Mentre si raffredda il brodo ustionante posso mangiarmi questi dumplings. Di notte rispetto a quando c'è la luce del giorno che fa vedere tutta la spazzatura, direi che è decisamente meglio. E qui diventa anche meglio forse. Ci sono tutti questi negozietti. L'arco che c'è all'ingresso alla Chinatown si raggiungono livelli di trash potenti. Forse qua il livello di trash è ancora più alto. Più che appagato da questo giretto. Adesso a dormire perché domani mi aspetta un altro volo. E finisce qui questo episodio. Spero che ti sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo episodio in cui mi sposterò verso il nord dell'isola di Luzon, la parte che mi è piaciuta di più di tutto il viaggio.